Ciao, siamo ancora qui alla Gamescom, anzi a Colonia per IGN Italia, Giopep e Zave. Mattia. No, Zave. Siamo qui all'IAT in realtà, non alla Gamescom, che è finita per noi, per provare e vedere Oculus Rift, la grande novità arrivata su Kickstarter con la faccia di John Carmack a promuoverla. Beh, ma soprattutto la faccia. E che è questo visore che permette di immergersi completamente nel mondo di gioco con effetto 3D e muovi la testa e si muove la telecamera e vediamo un po' se ne usciamo vivi. Esatto, se ti rovina la digestione. Andiamo. My name is Palmer Luckey. I'm the founder of Oculus and the designer of the Rift, an ultra-wide field of view head-mounted display that lets you step into the game. Okay, this is just to stress it to the public. This is a prototype. It doesn't look like prototype of the developer's kit. It's not going to look like this. It's just one of our internal prototypes that we've been showing around and working with in the lab. And how close is it to what you want to achieve for the public? I mean, will it be like 3D glasses from TVs or what? We're shipping a developer's kit this December. So right now we're just focusing on shipping developer's kit. The consumer version's too far away to be sure what the form factor or specifications will be. Okay. And your idea is to have something that works with PCs and console and everything, or just PC? Right now it's PC. There's no technical reason it couldn't work on a console. We'd love to be on consoles, but right now we just want to get developer kits out for PC since we know we can do that right away. Okay, just one last question before trying it. Will it be something that needs the software to support it, or that you can use and maybe it works? I don't know. The software will have to support it. You can't just use it with any game. There's a few community people working on drivers that can inject into games and hack them so that it'll work with any game, but those are a bit buggy and it remains to be seen if those can actually be a good solution. But the best solution is always going to be for the developer to put the head tracking and distortion code into the game themselves. Okay, let's try it. All right, so hold it up to your eyes and then move it up and down until it goes into focus. Okay, it's fine. Look good? Yeah. All right. Flip it. Whoa. Alright, Just stand still for a moment. Yeah, sure. There we go. And leave one headphone out. Okay, we'll leave one out so you can hear us. Anche solo vedi il So take a microfono. second to look around, and here's your controller. Okay. And take a step back. Yeah. Try to go up against the table. Yeah, that's good. There you go. You got plenty of room to turn now. Wow. Allora, è stranissimo avere il pad in mano e non vederlo nel campo visivo. Però quando corro in avanti ho un po' una sensazione di sto per cadere, però è fantastico. Il 3D è ottimo, mi casca l'auricolare. È reattivissimo muovere la testa in giro. Sì, bisogna abituarsi un po' all'idea di muovere la telecamera con lo sguardo invece che con il pad, però in realtà mi sembra abbastanza intuitiva come cosa mescolare navetta analogica e muovere lo sguardo. A parte il fatto che è stranissimo vedere delle mani che si muovono e non sono le mie. Aia, sono andato a sbattere. Però no, veramente è sorprendentemente facile ritrovarsi a mescolare le due cose, il movimento della testa e il movimento col pollice. Mamma mia. Ecco, no, veramente la corsa mi manda a male. Ok, l'elemento ti spaventi quando ti saltano in faccia è importante. Comunque una cosa netta è che sei abituato che le mani che vedi sullo schermo non sono le tue mani e hai il pad in mano e tu vedi il pad e quindi le mani sullo schermo non le consideri proprio, cioè sono quasi lì per bellezza. Con questa situazione non vedi le tue mani e
È stranissimo, noti molto di più che nell'immagine del gioco ci sono delle mani che tengono la pistola perché diventano le tue mani. È folle. Bello. Ecco, adesso proviamo Mattia, portatore di occhiali. Gli hanno detto che lui è è astigmatico? No, lui è miope e gli hanno detto che miope è ok, quindi vediamo. Ok, è una figata spaziale. È un effetto fichissimo, è tipo se ci fosse il nostro super capo di IGN direbbe che è il futuro dei videogiochi, è la verità che non c'è stata rivelata finora, ma sto anche barcollando come in traghetto. Anche se la sensazione è veramente fighissima, la fisicità non solo dell'ambiente ma dei nemici sono fuori di testa. Anche perché ovviamente sono giganteschi, è tutto gigantesco e mi fanno anche un culo spaziale. No, non è vero. Comunque funziona bene anche per chi è mezzo ciecato, o almeno io non sto avendo problemi. Solo che adesso ci sono 42 nemici e dovete aspettare un attimo. È straniante ovviamente come ha detto Andrea, ma è affascinante come poche altre cose. So this version has a 1280 by 800, one screen. It's actually split between two eyes. So each eye is 640 by 800. It's pretty low latency head tracking. The Doom 3 demo is about 40 milliseconds roughly, and we think we can do better for the consumer version. And actually, John Carmack has been doing some really impressive stuff, so the game will actually have lower latency head tracking by the time it is ready in October. Luckily, that's one of the easiest. It's one of the easiest engineering challenges we have. It's not like we need to design new optics or a new casing or anything. It's really just a matter of the panels coming to market. And there are panels that are double, even quadruple that resolution in the same size and price range that are coming out Q1, Q2 2013. So it's really only a matter of waiting a short period of time before those panels are on the market at a cheap price. Well, there's all kinds of applications. I mean, first-person shooters are the obvious application. But there's all kinds of other things you could do. You could have a real-time strategy game where you can look down and see all your units below you and move the map around with your hands, pick up units and place them. There's racing games, there's flight simulation games, even third-person games. You could have it so you're controlling a character in a third-person perspective, but you're still able to look around inside of that world as you control them, and that could be really cool. That's part of the reason. I mean, that's part of the excitement behind the Kickstarter, right? Is anyone can get the dev kit, indie developer, established developer, someone who's not even a game developer at all. Anyone can get a dev kit and they can start trying whatever they want and sort of taking advantage of these ideas that we're talking about here. It's a compelling enough experience that people are going to do it. I mean, we have developers coming to us and saying, when can you get us one? We want one right now so that we can integrate support into our game. We want to make a game, a game for this. We want to add support for our current games to this. And I don't think that most peripherals have that kind of attention, because it's one thing to have a peripheral that's maybe a little bit better gamepad or a cool motion input device. It's another to have something that actually puts you inside of the game, which is something that no devices have ever been able to do cost effectively till now. Yeah, I mean, I think that game developers, it's always been our dream. I come from a game development background. It's always been our dream to step inside the video game, right? We've always wanted to be inside the Lawnmower Man and take advantage of that. And now when you say, hey, this thing, you finally have the chance to do it, you don't have to twist any arms. People are like, yes, I want one. When can I have it? And that's pretty exciting for us. And for everybody, for gamers everywhere. Actually, there's no technical reason it couldn't work with the console. It's tough with the current generation because it takes a lot of power to render a stereo 3D view. But we'd like to be on consoles eventually. It's just right now we're targeting PC. To get the best experience, you want the game to run at 60 frames a second. Minimum. And that's when you're rendering a stereo 3D image. That's definitely a challenge. So Xbox 360, PS3, harder to handle it. But your standard gaming rig, for most games today, should have no problem. Allora, abbiamo concluso la prova, l'abbiamo provata in 3, io, Mattia e il nostro regista qua dietro. Tra l'altro interessante perché tu sei miope. Io sono miope, H astigmatico.
ci mettiamo un po' Ok. tutto. Sono vivo per Milano. Ok, e tra l'altro il team di sviluppo ha detto che chi è miope alla fine va Sì, bene. funziona piuttosto bene rispetto a chi è Astigmatico, suppongo. no, presbite. cioè. Non lo so, io non ne capisco, io ci vedo, non Lui so ci cosa vede. vogliono dire queste parole. Dovrebbe andare bene perché ha gli occhiali ed è miope. Cioè, ed ma è levando gli occhiali? Levando gli occhiali, ovviamente, non si può utilizzare il visore con gli occhiali, che quindi è fondamentalmente, penso, cioè, buona parte della gente che usa il occhiali tutto il giorno è perché è miope di solito, nel senso quelli che non vedono da lontano, non i presbiti per legge, soprattutto noi giovani videogiocatori, ma comunque. Beh, del resto c'hai le... Allora, sei lì, hai l'inquadratura in prima persona, sei dentro il gioco e quindi vedi tutto enorme, i mostri enormi e ti giri, funziona perfettamente. Io non ho notato lag nel No, neanch'io, assolutamente. movimento della testa. Vabbè, avrete visto nel filmato che commentavamo. Alcune cose a tratti è un po' strano, chiaramente poi l'esperienza dipende anche, penso, dalla singola persona. Per esempio, a me dava fastidio, cioè non è che mi dava fastidio, notavo molto il fatto di muovo le mani e non vedo davanti a me le mani che si muovono, mentre mi dicevano Mattia e Simone che per loro questa sensazione non c'è stata. Correndo tendi a sentire qualcosa di strano a livello di equilibrio, perché comunque ti stai muovendo velocemente, hai l'impressione di star muovendoti velocemente, ma il tuo corpo è fermo, e io percepivo proprio che stavo un po' oscillando nel mondo reale, però è fantastico. Sì, è veramente bellissimo, è molto emozionante e sembra di essere un po' negli anni 90, in quei film con i giovani ragazzi americani con l'idea e il fatto realtà virtuale. In effetti funziona benissimo, a me ha fatto particolarmente impressione proprio le dimensioni del tutto. Le prime volte che arriva qualche nemico abbiamo giocato la versione che uscì a ottobre di Doom 3, la BFG Edition, e ci sono questi mostri giganti che in realtà in proporzione sono come li giochiamo su schermo, ma adesso lo schermo è 7000 pollici, non lo so, è tutto il campo visivo che si ha, l'effetto è bellissimo. Qualche problema forse comunque possono migliorare sulla risoluzione, perché non è altissima, ci hanno detto che è 1280 x 1280 suddivisa poi per 800, giusto, se no è un po' troppo quadrata, suddivisa per occhio, quindi arriviamo comunque a fare tipo la metà a un certo punto. Comunque per me è stato molto interessante, ho oscillato come un pazzo, ho avuto paura di cadere un paio di volte, un pochino di nausea, insomma, di comunque di sensazioni di stranamento anche dello stomaco probabilmente, ma vabbè, penso che sia anche fisiologico per adattarsi, comunque molto meglio di come mi aspettassi. Ah no, questo nettamente. Fra l'altro, sempre a proposito di esperienze diverse, per esempio, a me questa cosa dei nemici giganti della vicinanza non ha particolarmente colpito, ma è perché io sono un scemo, abituato a giocare a 1 metro dallo schermo gigante, e quindi sono abituato a vedere la roba così. Effettivamente, una cosa che pensavo, nasce soprattutto su PC, però la vogliono far andare anche su console eccetera, e di base significa che se giochi con quello giochi col pad, non stai giocando un FPS su PC col mouse, perché diventa un po' complicato usare la tastiera, soprattutto vabbè che magari uno ha la memoria, i tasti, però comunque muovi la testa, perdi il movimento. Non potevamo una cosa muoverci più di tanto perché c'era il problema del cavo. Secondo me è anche divertente vedere poi nel modello definitivo com'è la sensazione di girarti sul posto, anche se la maggior parte delle volte poi usi l'analogico per muoverti più in fretta, però il fatto di muoverti proprio completamente con la testa probabilmente rende l'esperienza ancora più avvolgente e ganza. Comunque ganza, è molto più ganzo di quello che uno si può aspettare pensando a Virtual Boy e robe del genere. Funziona ed è un prototipo, per cui, ed è importante, e qua c'è sempre, abbiamo anche chiesto il fatto che devi pensarli i giochi per questa cosa, perché funzionino bene, e quindi bisogna vedere A, le idee, la gente cosa ci farà, B, se ce lo farà, cioè se lo faranno, perché poi è sempre un investimento, però il potenziale secondo me è notevole, al di là del fatto che è un'altra roba che ti devi mettere in testa quando giochi invece di sederti sul divano rilassato però lì sono le esperienze. Aspettiamo di rivederlo il prima possibile. Bene, qui è tutto da Colonia, nel senso proprio tutto, abbiamo finito, adesso andiamo a casa. Ciao da IGN Italia, alla prossima. Ciao.